Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odl. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione dei contenuti per le nostre pagine, per la sezione pubblica del nostro sito. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di definire la modifica e la cancellazione dei contenuti delle pagine. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione front-end e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo modifica contenuti, id alfanumerico modifica contenuti, descrizione pagina dedicata alla modifica del contenuto pagina selezionato, nome file modifica contenuto.php, creiamo il file col form per l'inserimento dei dati, includiamo la nostra tabella elenco contenuti e salviamo. Poi ci spostiamo in amministrazioni front-end e definiamo l'azione per la nostra tabella, quindi elenco contenuti, quindi pulsanti elenco contenuti. Definiamo i pulsanti per la modifica, quindi modifica contenuto, pulsante modifica contenuto pagina selezionato, azione elenco contenuti, funzione da richiamare seleziona contenuto, creiamo il file con la funzione per il redirect, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect modifica contenuti, percorso immagini icone pedit.png e posizione 1. Poi definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo come sempre cancella contenuti, contenuto, descrizione pulsante cancella contenuto pagina selezionato, azione sempre elenco contenuti, funzione da richiamare cancella contenuto, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con immagine, pagina per il redirect, una volta effettuata la cancellazione torniamo in contenuti pagine, percorso immagine icone bdrawp.png, posizione 2 e messaggio sei sicuro di voler cancellare il contenuto pagina selezionato e salviamo. Perfetto, quindi ci spostiamo in front-end gestione pagine, contenuti home page, ci spostiamo nel file elenco contenuti, definiamo la colonna per i pulsanti e qua ci andrà id contenuto, definiamo le opzioni, quindi contenitore div, contenuto script, menu, posizione, quindi contenitore gli diciamo set opzioni 30%, poi contenuto script set opzioni 20%, contenuto menu 20% e posizione sempre 20%. Poi definiamo l'ordinamento per contenuto, e per posizione. Aggiungiamo quindi la colonna pulsanti,
e settiamo l'azione, quindi table set azione, e qua ci va elenco contenuti. Quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, sono stati inseriti i nostri pulsanti. Ora apriamo il file seleziona contenuto, modifichiamo il campo da inoltrare tramite l'URL con contenuto, quindi clicchiamo su modifica header, perfetto. Ora ci apriamo il file modifica contenuto, quindi modifica contenuto.php. Da contenuti pagine ci ricopiamo il nostro form, nell'intestazione del file stiamo ricevendo l'id del contenuto e quindi lo recuperiamo, e quindi id contenuto sarà uguale a $_get contenuto, quindi ci ricaviamo dal contenuto i dati della nostra pagina da visualizzare anche nella descrizione, e quindi $cell page sarà uguale select p.stellina from pagine pubblica as p inner join contenuti pagine as c, e vi diciamo on p.id pagina è uguale a c.fk pagina, e poi gli aggiungiamo where c.id contenuto è uguale, e qua ci va $id contenuto. Quindi eseguiamo la nostra query, quindi res page sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell page, e ricaviamo i nostri dati, quindi raw page sarà uguale a MySQL fetch array di res page, e quindi se è settato l'alert i dati del nostro contenuto li recupera dalla sessione, altrimenti dobbiamo ricavare i dati dal nostro database, e quindi qua ci andrà una cell contenuto che sarà uguale a select stellina from contenuti pagine where id contenuto è uguale a $id contenuto, e quindi res contenuto uguale a MySQL query di connessione virgola $cell contenuto, raw contenuto MySQL fetch array di res contenuto, e ci ricaviamo i dati, quindi div sarà uguale a raw contenuto al campo fkdiv $script ad fkscript menu fk menu e posizione
al row contenuto al campo posizione. Perfetto. Visto che ci siamo, modifichiamo anche l'azione del nostro pulsante in form modifica contenuto, quindi definiremo l'azione e il pulsante anche per il salvataggio delle modifiche, e nell'hidden, oltre all'id page, che ci servirà per l'header location finale del salvataggio delle modifiche, aggiungiamo anche l'id contenuto che stiamo modificando. Quindi id contenuto e qua id contenuto. Perfetto, salviamo. Ci spostiamo in contenuti pagine, modifichiamo header e come vedete siamo in modifica contenuti e ci ha caricato i dati del contenuto selezionato. La tabella non ci sta visualizzando i contenuti perché in elenco contenuti utilizziamo id page e quindi in modifica contenuto ci ricaviamo id page che sarà uguale a row page al campo id pagina, salviamo, perfetto. Ora, visto che ci siamo, selezioniamo anche il record che stiamo modificando e quindi nella tabella elenco contenuti settiamo anche l'evidenziazione, quindi contenuto, e il colore lo possiamo anche cancellare. Perfetto. Quindi definiamo il pulsante per il salvataggio delle modifiche, ci spostiamo quindi in backend, amministrazioni, frontend e definiamo una nuova azione, quindi form modifica contenuto, form modifica contenuto selezionato e definiamo il pulsante per il salvataggio delle modifiche. Quindi amministra pulsanti frontend, nome pulsante salva modifiche, descrizione pulsante salva modifiche apportate al contenuto pagina selezionato, azione del pulsante form modifica contenuto, funzione da richiamare salva modifiche contenuto, creiamo il file con la funzione per l'inserimento, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect, una volta effettuato il salvataggio torniamo a contenuti pagine, percorso immagine, posizione e messaggio conferma non ne abbiamo bisogno. Quindi ci spostiamo nuovamente in frontend, gestione pagine, contenuti home page, modifichiamo header, perfetto, ci è stato aggiunto il nostro pulsante, quindi apriamo il file salva modifiche, quindi salva modifiche contenuto, recuperiamo i nostri dati, e oltre a id page riceviamo anche l'id del contenuto che stiamo modificando, quindi id contenuto, effettuiamo i nostri controlli, salviamo i dati in caso di errore, e in caso di errore l'header location andrà completato con il contenuto che abbiamo selezionato e quindi end contenuto è uguale a $id contenuto, altrimenti update
quindi update contenuti pagine, set fkdiv uguale a $div, fkscript uguale a $script, virgola fkmenu uguale a $menu, posizione uguale a posizione, e poi li aggiungiamo ovviamente where id contenuto è uguale a $id contenuto. Perfetto. E se la modifica dei nostri dati ovviamente va a buon fine, l'header location lo ricaviamo dal pulsante che ha inoltrato la richiesta. Perfetto, salviamo. Modifichiamo l'header cambiando il file script, mettiamoli footer, salviamo modifiche e come vedete siamo tornati in contenuti pagine e l'header non ha più settato come script header.php ma footer.php. Perfetto, ora ripristiniamo lo script giusto e procediamo alla definizione della cancellazione. Quindi per prima cosa definiamo un nuovo contenitore, un nuovo footer, posizione 6 e definiamo la cancellazione di questo record. Quindi ci apriamo il file cancella contenuto, quindi cancella contenuto, modifichiamo la nostra query, quindi delete from contenuti pagine where id contenuto è uguale a $_post id record selezionato, l'header location finale sarà sempre contenuti pagine, quindi ci serve l'id pagina selezionato e quindi prima della cancellazione del nostro contenuto ci ricaviamo anche id page, quindi sell page sarà uguale a select fk pagina from contenuti pagine where id contenuto è uguale a id record selezionato. Res page uguale a MySQL query di connessione $sell page row page MySQL fetch array di res page e quindi $id page row page al campo fk pagina, punto e virgola. Salviamo, cancelliamo il contenitore inserito, diamo conferma e come vedete siamo tornati in contenuti pagine e ci ha eliminato il contenitore precedentemente inserito. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida vediamo di modificare il file index.php in modo da selezionare dinamicamente i contenuti delle pagine per la parte pubblica del nostro sito.